Il podcast di Galardi Group sul mondo della logistica, spedizioni e temi di attualità. Buongiorno, oggi lasciamo da parte temi tecnici relativi ad argomenti del mondo industriale o di trasporti per diffondere consapevolezza, speranza e sostegno a tutti i bambini e le famiglie colpiti dal tumore infantile. Oggi, 15 febbraio, ricorre la 23esima giornata mondiale contro il cancro infantile. In questa giornata celebriamo con rispetto i bambini e gli adolescenti affetti da tumore, ma allo stesso tempo vogliamo ricordare coloro che ogni giorno sono impegnati nella ricerca delle migliori cure possibili. Abbiamo avuto l'onore di essere ospitati nell'azienda ospedaliera universitaria Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Mayer di Firenze. L'ospedale pediatrico Mayer si occupa dei tumori del sistema nervoso centrale utilizzando un approccio multidisciplinare che si collega a un team di neurochirurgia e all'attività di ricerca internazionale. Abbiamo incontrato il responsabile dell'unità di neurooncologia del centro di oncologia Mayer, il dottor Sardi e Monica Bigagli, la presidente della fondazione La Forza di Gio. Scopriamo insieme a loro come queste due realtà operano contro il cancro infantile. Il dottor Jacopo Sardi ha un curriculum di primissimo livello, ma soprattutto ci ha conquistato con la sua grandissima umanità e la passione soprattutto per il suo lavoro. Dopo la laurea in biologia ha conseguito una seconda laurea in medicina e chirurgia, si è specializzato in pediatria all'Università degli Studi di Firenze. Dal 1993 al 2010 ha svolto attività di ricerca presso i dipartimenti di fisiopatologia e pediatria sempre all'Università di Firenze, presso il Boston Children's Hospital negli Stati Uniti e presso la fondazione IRCCS a Milano. Dal 2011 insegna alla scuola di specializzazione in pediatria. Dal 2008 al 2012 ha collaborato con il Dipartimento di Oncoematologia Mayer e dal 2012 ne è anche il responsabile dell'unità di neurooncologia del centro di oncologia Mayer. Dottor Sardi, buongiorno. Oggi, 15 febbraio, appunto, è la giornata mondiale contro il cancro infantile, che è stata istituita nel 2002 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quale obiettivo ha questa giornata? Il 15 di febbraio è la giornata mondiale sul cancro. Negli ultimi decenni sono state fatte notevoli scoperte, avanzamenti scientifici che hanno permesso la guarigione di malattie anche difficilmente guaribili e tanto più sono stati fatti numerosi progressi nel campo pediatrico per quanto riguarda tutta la parte oncoematologica. Molto c'è da fare invece riguardo ai tumori cerebrali che sia nell'adulto che nel bambino rappresentano una causa di morte frequente, anzi nel bambino la causa di morte più frequente per tumore solido. Il grosso contributo della giornata mondiale sul cancro è proprio sensibilizzare l'opinione pubblica a tutto quello che è stato fatto finora in termini di aumento della sopravvivenza per tumore grazie alla ricerca scientifica, quindi grazie ai tutti i sostenitori in qualsiasi parte del mondo che sostengono i giovani ricercatori per dare ulteriori risposte a malattie che molto spesso erano inguaribili. Ci potrebbe quindi spiegare quali sono le attività dell'unità di neurooncologia del centro di oncologia ed ematologia dell'AU Mayer? I tumori cerebrali dell'età pediatrica rappresentano la prima causa di morte per tumore in un bambino.
nonostante i progressi sono stati fatti nell'oncologia pediatrica negli ultimi anni, purtroppo i tumori cerebrali pediatrici rappresentano la prima causa di morte per tumore. Quindi c'è uno sforzo a livello mondiale per riuscire a ottenere maggiori risultati in termini di sopravvivenza. Questo può essere fatto unicamente grazie alla ricerca. Qui alla neurooncologia dell'ospedale pediatrico Meyer ci siamo sempre occupati a fianco dell'attività clinica della ricerca, date appunto le basi che avevamo già da anni per studi scientifici, progetti scientifici, collaborazioni sia a livello nazionale che internazionale, siamo riusciti a fare numerose pubblicazioni sulla base dei nostri risultati che sono dovuti all'impegno, allo sforzo dei nostri giovani ricercatori, ragazzi neolaureati o specialisti giovani, ben motivati, che riescono a collaborare a livello scientifico, per esempio col centro di radioterapia di Careggi o col centro di protonterapia di Trento, il Cibio di Trento, tutti istituti di ricerca scientifica, così come con l'ospedale pediatrico di Barcellona, o collaboriamo col Children's Hospital a Boston o col Children's Hospital di Filadelfia. Queste collaborazioni anche a livello generale ci portano chiaramente a dare dei risultati che richiedono le stesse famiglie. Pensate, purtroppo, quando noi andiamo a dare una comunicazione di diagnosi su un tumore inguaribile a una famiglia, a parte il dolore anche nostro nel comunicare, lo sconvolgimento generale che si crea in dei genitori che fino al giorno prima vedevano e davano delle speranze, un futuro al bambino, e quindi si crea chiaramente un senso di smarrimento che richiede delle risposte, e avere un centro come qui al Meyer, dove a fianco dei nostri trials clinici monocentrici, di studi nostri clinici, abbiamo anche ricerca scientifica, cioè la parte sperimentale che affianca quella clinica, e quindi riusciamo a dare delle risposte, forse anche delle speranze a delle famiglie che si vedono sovvertita completamente la vita. E quindi è importante che ci siano gli aiuti da parte anche dell'associazione, appunto la Forza di Joe, di altre associazioni, delle famiglie stesse, che aiutano tutto il nostro gruppo, i giovani, che hanno trovato in questa difficile materia, la neurooncologia è la materia più difficile dell'oncologia, e appassionarsi a questo significa stare accanto a bambini che purtroppo non ce la fanno, e quindi è anche per il medico, anche per il giovane ricercatore, è uno sforzo in più rispetto a tante altre cose, e questi ragazzi devono essere aiutati in qualche modo. Dobbiamo anche aiutare chi lavora qui dentro, e grazie appunto alle associazioni dei genitori, la Forza di Joe e tante altre famiglie, questi ragazzi trovano le motivazioni per continuare la ricerca, per mandare avanti progetti importanti e collaborazioni a livello internazionale. Ad esempio, una nostra specializzanda in questo momento è all'ospedale pediatrico di Barcellona, per la nostra collaborazione che noi neuro-oncologi abbiamo con la dottoressa Cruz e col dottor Morales di neuro-oncologi appunto di Barcellona, così come gli altri ragazzi che lavorano qui, sia anche i giovani ricercatori, i biotecnologi, insomma, hanno prodotto tutta una serie di report che presenteranno il prossimo 28 di giugno a Filadelfia, nel quale appunto c'è il congresso mondiale di neurooncologia pediatrica, e questo appunto fa la forza del gruppo, con l'unica finalità di aiutare i nostri piccoli pazienti e chiaramente le loro famiglie. Leggiamo sul sito del Meyer:
Le numerose associazioni e fondazioni di genitori presenti al Maier sono un elemento di stimolo e contributo alla realizzazione di servizi e attività sempre più attente alla centralità del bambino. Sono protagoniste della vita del Maier e partecipano concretamente ai progetti per il suo miglioramento e sviluppo. Le associazioni dei genitori promuovono iniziative ed eventi con fini divulgativi e di raccolta fondi in accordo con la direzione dell'ospedale e con la sua fondazione. Noi abbiamo incontrato una di queste associazioni, che è la Forza di Joe. La presidente Monica Bigali ci ha spiegato che il loro obiettivo è la raccolta fondi da investire nella ricerca per sostenere il reparto di neuro-oncologia del Maier e in particolare l'associazione sostiene anche l'attività di giovani ricercatori impegnati in studi sperimentali sui tumori cerebrali. Ecco la testimonianza di una famiglia colpita da questa malattia che ha avuto una grande forza, come traspare anche dal nome dell'associazione, per dare speranza e conforto a tutti coloro che si trovano a dover affrontare una prova di questo tipo. Buongiorno, io sono Monica Bigali, la presidente dell'associazione La Forza di Joe, nata ormai 6 anni fa, di volontà mia e della mia famiglia, con l'unico scopo di aiutare il reparto di neuro-oncologia, in primis, e Vittoria Sardi e tutto il suo team, appunto per portare avanti le ricerche, per dare uno scopo alla malattia del nostro piccolo Giovanni, oramai grande perché ha 21 anni, non si è ammalato a 2 anni, e appunto il dottore che ha presenti specialità di Tossati, che l'ha preso cura, questa mamma che ci ha sempre sostenuto in tutti questi anni, non ci ha mai lasciato soli. Giovanni sta ancora lottando, Giovanni ha fatto tantissimi interventi, ha fatto chemioterapie e chiaramente ha una condizione di vita non proprio eccellenti, ma sta ancora lottando, e tutto questo viene fatto anche per sostenere tutte le altre famiglie, perché in tutti questi anni, e giugno sono 20, chiaramente abbiamo visto le sofferenze di tante famiglie, tanti ragazzi. È importante anche il dialogare, il sostenere queste famiglie, quindi la nostra attività va avanti. Purtroppo a fine giugno abbiamo avuto un altro dispiacere, anche nostra figlia Carolina si è ammalata di un altro tumore cerebrale e chiaramente senza indugi l'abbiamo affidata di nuovo al dottor Sardi, e non era scontato perché chiaramente Carolina ha 35 anni, ma è curata qui, è stata curata del Maier, dal dottor Sardi e da tutto il suo team, che ci mettano la grande professionalità, perché qui si parla di grande professionalità, ma anche di tantissimo amore, perché loro trasmettono a questi ragazzi, a queste famiglie, con il loro modo di fare, un amore e una fiducia che li accompagna anche i ragazzi, le famiglie, anche fino alla fine. E la cosa più bella che mi sento di dire a nome mio, di tutta l'associazione, ed è una cosa secondo noi rarissima, che anche quando viene a mancare un ragazzo, un bambino, che queste famiglie rimangono attaccate a questi medici, all'associazione, e si impegnano ancora. E quindi uno dice, ma chi glielo fa fare? Glielo fa fare l'amore che questi medici hanno trasmesso, queste infermiere, questo team di medici, e si impegnano ancora nella raccolta fondi. Noi chiaramente vendiamo le cose per Natale, per Pasqua, e loro ancora continuano da tutta Italia e anche dall'estero, chi non può comprare, a fare donazioni, in maniera che tutto il team, tutto lo staff del dottor Sardi, dei biologi, ancora continua, perché sì, è vero, sono malattie difficili da curare. Chi ce la fa ha delle conseguenze, purtroppo, perché quando si arriva a toccare determinati punti della festa non sempre si riesce a venirne fuori in maniera brillante, però c'è anche una qualità di vita da dare a questi ragazzi, a questi bambini. Quindi anche se si dice sì, la prognosi è infausta, 1 anno, 2 anni, ma in questi anni dobbiamo cercare di vivere bene, serenamente. E quindi ora
con un progetto che abbiamo fatto con un gruppo di Prato, si chiama Ragazzi del Feudalismo. Siamo riusciti finalmente, perché ha fatto una borsa di studio per il nuovo biotecnologo in memoria di mio padre, del nonno Mario. Presto si è fatto questa borsa di studio e siamo molto fieri e orgogliosi, e chiaramente noi andremo avanti sempre a sostenere il dottor Salvi, tutto lo staff e tutti i giovani ricercatori, perché la forza di Joe è la forza di tutti. Noi l'abbiamo creata perché tecnicamente aveva fatto così, ma la forza di Joe è la forza di tutte le famiglie che ci seguono, di tutti i ragazzi, e vogliamo ringraziare anche la Gara di Naxo per questa possibilità che ci ha dato, e quindi un grazie a tutti voi e a tutto il dottor Salvi e a tutto lo staff che ci segue con grandissima professionalità, con grandissimo amore. Grazie. Grazie ai nostri ospiti, grazie di essere stati con noi. I bambini sono la speranza e il futuro del nostro mondo, e ogni piccolo combattente che affronta il cancro merita tutto il nostro sostegno, amore e soprattutto impegno per garantire un futuro migliore. Ogni gesto di solidarietà conta e può fare la differenza nella vita di un bambino. Vi invitiamo come noi a supportare queste associazioni. Condividete e commentate, anche questo può aiutare a fare la differenza e può aiutare la diffusione e sensibilizzazione della malattia di piccoli pazienti e dell'importanza della ricerca per un futuro migliore. Per restare aggiornati su tutte le novità Galardi Group, noi vi invitiamo a seguire le nostre pagine social, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube e ovviamente il nostro sito www.galardi-group.com. We provide guidance in the extensive field of logistics.